Ciao internet, va, eccoli, gli onanisti digitali che vengono a vedere il porno quattro schiaffi, che poi in realtà dopo ovviamente il campo militare, quello spaziale, avionico, automobilistico, un comparto che ha dato una grossa spinta alla realtà virtuale è stato proprio quello del porno, ovviamente più dal lato visivo e telegasmico, che è il procurare sensazioni da remoto. Esempio terra-terra, se con il cellulare pilotate il vibratore che indossa la vostra partner. Ecco, immaginate di avere entrambi un'apparecchiatura simile. Chiaramente, cioè, vi faccio il disegnino, sì, positivo e negativo, insomma, yin e yang, ecco. Vabbè, il maschio magari anche no, vabbè, non voglio sapere nulla. Fate voi, ecco, ora immaginate di avere invece del cellulare, di avere un visore, quindi sostanzialmente un portale, una finestra verso un'altra dimensione, dei controller con i quali interagire, cioè la vostra appendice, l'estensione di voi stessi in questa nuova realtà, e appunto un mondo virtuale creato appositamente, ormai sempre più credibile e fotorealistico. Bene, se siete gli onanisti digitali di qui sopra, le cose interessanti sono finite, quindi hashtag schiccia il bottone e ci vediamo quando siete cresciuti. Noi adesso dobbiamo parlare di cose più serie. Di cosa parleremo per l'appunto? Del perché è proprio il 2022 l'anno perfetto, fantastico, eccezionale per iniziare con la VR, dell'attrezzatura che vi serve, possibilmente senza svenarsi nella spesa, e di che cos'altro si può fare oltre ai giochi, perché chiaramente per i giochi è stata la logica evoluzione, sono nel loro ambiente naturale e certi lo sfruttano in maniera pazzesca, ma vedrete quante altre cose ci sono oltre ai giochi, dall'arte, ai viaggi, al fitness, la meditazione, la medicina, ogni categoria che potesse avere un vantaggio in una sua proiezione digitale l'ha creata, in certi casi fino all'estremo, per esempio delle opere d'arte solo virtuali, create e fruibili soltanto nell'altra dimensione. Bene, tutto questo fra circa 4 secondi. Eccoci qua, quindi perché è proprio il 2022 l'anno più eccezionale, perfetto, meraviglioso, stupendo, imperdibile per tuffarsi nella realtà virtuale? Boh, me lo chiedi, magari sei qua apposta, che ne so, sono 5 anni che ce lo stanno ripetendo, vediamo se adesso avete capito. No, è che adesso stiamo assistendo a uno di quei classici salti di generazione tecnologica, ma anche molto ristretto nel tempo, quindi molto breve. E questo che cosa vuol dire? Rifiuti tecnologici a basso costo, yeah! E cioè, quando nasce una nuova generazione di prodotti, la precedente o va fuori produzione o comunque ha delle caratteristiche minori rispetto a quella dopo, quindi spingendo vari utenti magari a fare l'upgrade. Situazione perfetta per noi squattrinati che raschiamo il fondo del barile e raccogliamo le briciole di quelli più avanti di noi. Per darvi un dato di quelli più avanti di noi, negli ultimi 4 anni negli Stati Uniti gli utenti solo di VR, di realtà virtuale, sono aumentati del 75,7%. In Cina la crescita è ancora maggiore. E adesso, a fine 2021, solo negli Stati Uniti sono 91 milioni le persone che almeno una volta al mese hanno usato un dispositivo XR. XR è la cross reality, quindi la realtà trasversale, che comprende sia la VR, quindi la realtà che tiene fuori la RR, la realtà vera, la realtà reale, quindi è solamente nel dominio digitale. La AR, quindi la realtà aumentata, quindi tutti i contenuti vengono proiettati su una realtà che già vediamo, i classici occhialetti che ti danno più informazioni su quello che stai vedendo. E la MR, quindi la realtà mista, in cui, che ne so, creo una palla, la metto sotto al tavolo e non la vedo più fino a che non mi abbasso. Quindi contenuti che interagiscono con noi e la nostra realtà. Ecco, tutto questo è l'XR. Ok, quindi il fatto che questo progresso sia così rapido comporta che la precedente generazione non sia così vecchia, così obsoleta, così uno schifoso vecchiume preistorico di merda, ma sia comunque tecnologicamente decente. Bene, quindi cosa vi serve per iniziare? Tutto dipende semplicemente dal fatto che abbiate o meno un PC. Non serve un'astronave, basta un PC abbastanza decente o una console. Se non li avete,
avete semplicemente meno opzioni, o li comprate, ma in questo periodo non mi sento di consigliarvelo, però insomma i soldi sono i vostri, o dovrete dirigervi verso un'apparecchiatura standalone, quindi autonoma, e quindi che abbia il suo cervello, di solito un processore Snapdragon come in molti cellulari, e uno schermo e dei controller, il tutto collegato senza fili. Questa è comunque un'ottima scelta anche per chi ha il PC, per la portabilità, perché non hanno il serpentone e quindi li potete portare ovunque, in mezzo a un prato, in bagno, in una tenda in alta montagna. In questo caso le alternative sono sostanzialmente partire dai 1450 € di un Vive Focused, per carità, oppure i 350/450 dei due modelli di Oculus, Facebook, Meta Quest 2. Quindi ribadisco, i soldi sono vostri, però insomma direi che non c'è gara, anche perché comunque anche questi li potete collegare al PC. Piccola parentesi per i possessori di PlayStation. Xbox no, la Microsoft ha dichiarato che la VR su console non è una priorità, mi spiace. Voi potreste trovare un PlayStation VR usato, circa sui 200 €. Occhio perché comprende sia il visore che i gelati che la telecamera, per potervi tracciare. Però in effetti quello sì è un po' vecchiotto, proprio come concezione. Quindi potreste aspettare il 2022, quando uscirà il PlayStation VR 2. Però anche lì, intanto mi sentirei di consigliarvelo solo se avete una PS5 e comunque considerando la portabilità limitata, perché comunque vi dovete collegare alla console, e difficilmente credo che uscirà a prezzi minori di 3,50-4,50, quindi alla fine comunque la soluzione migliore è sempre il Quest 2. Non mi paga nessuno purtroppo, sto soltanto valutando le alternative, ma in effetti certo la PlayStation ha delle belle esclusive, però insomma tra la libreria Oculus e quella PC, perché poi col cavo vi potete collegare, insomma, ci farei un pensierino. Se invece avete un computer magari performante e non vi dà fastidio il cavo, perché magari mettete una semplice carrucola sul soffitto che ve lo tiene alto, o perché preferite fare simulatori di volo, simulatori di guida, o comunque tutta quella marea di applicazioni in cui non serve muoversi, basta stare seduti, allora lì ovviamente li potete usare il suo cervello e la sua scheda video, e quindi avere anche accesso a una libreria molto maggiore con qualità e potenzialità molto superiori. In questo caso quindi potreste fare come me, prendendo un Oculus Rift S usato, questo sia Oculus in collaborazione con la Lenovo, considerando che è appena uscito di produzione, quindi in futuro un pezzo di ricambio potrebbe essere non così facile da trovare, ma anche che 200 €, cioè adesso si trovano a 200-250 €. Da qui, sempre sugli usati o nuovi in esaurimento, salite ai 500 circa per la vecchia generazione degli HP, 650 per quella di Vive, 800 per quella Valve. Le loro controparti nuove costano circa un 30% in più, quindi dai 650 ai 1500 a salire. Chiaramente poi ci sono le Lamborghini dei visori VR, ma lì insomma lo metteremo nella rubrica oggetti del desiderio. Eccovi il mio rene. E veniamo al terzo capitolo. Che cosa si può fare? A che livelli siamo arrivati? Allora, se non siete aggiornati e magari siete rimasti agli occhialini di cartone con le lenti rosse e blu di Nightmare in 3D al Cinema Concordi, o gli occhialini in 3D del cinema di adesso, che però appena vedi i bordi dello schermo casca il palco, ecco, sappiate che di acqua sotto i ponti ne è passata un sacco. Adesso i film si vanno a vedere dentro la realtà virtuale, nello stesso cinema, ma magari a chilometri di distanza. Si vanno a vedere concerti magari creati apposta per essere fruiti in VR. Adesso la si usa in campo medico, dalle consulenze a distanza all'aiuto contro l'insonnia, dal recupero post-traumatico, alcuni dentisti la usano per distrarre i bambini mentre li curano. Ci si può rilassare, fare meditazione, si possono affrontare le proprie paure, le vertigini, l'aracnofobia, si può socializzare magari in un bar giocando a freccette o a biliardo, si può fare fitness con applicazioni studiate per sollecitare i muscoli giusti, si visitano case in vendita magari in un altro continente, appunto si viaggia per il mondo, ci sono località turistiche in
musei, tutti con la loro controparte digitale. E beh, c'è Google Earth ed è gratuita. Quindi voi prendete la Terra, la girate, aspetta, zoomiamo, zoomate dentro e dopo diventa Street View e vi muovete in giro per le strade. Fantastico, le possibilità sono enormi e in realtà abbiamo appena iniziato. Ed è tutto già disponibile con una cifra relativamente bassa. Per cui, se l'ho fatto io, perché non dovreste farlo anche voi? Pendete pure dalle mie labbra. Infatti, se cercate la vostra voce autorevole nel mondo della realtà virtuale, se cercate competenza, professionalità, stile, siete nel posto più sbagliato. Se invece volete farmi compagnia in questa esperienza, perché anch'io ho iniziato da pochissimo, allora ci vediamo dentro, ci vediamo in VRChat, ci vediamo in qualche museo, ci vediamo in un gioco cooperativo e così via. Invece non vi sentite pronti? Volete aspettare? Non so, aspetti che scendano a 50 euro? No, perché non penso mica, sai. No, dicevo, se volete aspettare sarò ben felice di farvi da cavia. Quindi io provo le robe e voi ridete, che è un po' l'essenza di questo canale. Non so se l'avete capito, uno che fa il Mona in Mondovisione e adesso addirittura in un'altra dimensione, quindi figurati, ma che nel frattempo parla magari di cose che vi potrebbero interessare. Ok, quindi se è questo il caso e ne volete ancora, hashtag schiccia il bottone. Ciao!